Benvenuti su Rank World, con questo episodio dedicato all'universo affascinante di Demon Slayer. Oggi parleremo dei 9 pilastri dell'anime di Ashira e ne faremo una classifica dal più debole al più forte. Attenzione, il video conterrà spoiler sul finale del manga. Ashira è la terminologia ufficiale usata per descrivere i pilastri del corpo degli ammazzademoni. Questi individui superdotati ricevono molto rispetto e ammirazione dagli altri personaggi di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, e per una buona ragione. Sono il massimo livello raggiungibile da un cacciatore di demoni, nonché la prima linea di difesa contro i demoni di Muzan. Shinobu è stata determinante nell'operazione di recupero dei Demon Slayer durante l'arco del monte Natagumo e il suo contributo va oltre il campo di battaglia. La sua tecnica di respirazione degli insetti e la lama Nichirin personalizzata completano il suo stile di combattimento veloce, rapido e indolore. La conoscenza della chimica che la rende sia una grande minaccia per i demoni che un aiutante dell'umanità a discapito della forza fisica. L'obiettivo finale di Shinobu non è solo quello di sradicare tutti i demoni, ma di promuovere un'atmosfera di pace universale. Anche se spesso lascia che la sua rabbia guidi le sue azioni, è chiaro che Shinobu vuole raggiungere lo stesso obiettivo degli altri Ashira, la distruzione totale e definitiva di Muzan. Nella battaglia finale contro la luna crescente, Doma si complimenta con lei, dicendole di non aver mai incontrato un pilastro così veloce finora. Shinobu si è dovuta sacrificare contro questo demone per aiutare a sconfiggerlo e fargli assorbire così enormi quantità di veleno a base di glicine che si è iniettata nel corpo per un lungo periodo di tempo, prima della battaglia con il demone. Tengen è nato in una delle famiglie shinobi sopravvissute dal Giappone durante l'era Taisho. Le abilità acquistate dalla sua educazione hanno reso il pilastro del suono un combattente efficace a tutto tondo, anche dopo aver perso una mano mentre combatteva la sesta luna Gyutaro. Tengen personifica tutto ciò che riguarda la sua parola preferita, sfarzosità, dalle sue lame nunchaku Nichirin ai suoi vestiti e accessori allacciati con gioielli. La respirazione del suono di Tengen gli permette di registrare mentalmente le sue battaglie come una partitura musicale e agire in base alla sua intuizione. Ricordiamo però che per sconfiggere la luna crescente ha avuto bisogno di un enorme aiuto da Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, insieme all'intervento delle sue 3 mogli, e nonostante tutto ha perso un occhio e una mano. Infine, non fosse stato per Nezuko, sarebbe morto a causa del veleno di Gyutaro. I pilastri che seguiranno nella classifica riescono senza problemi a uccidere una luna crescente da soli e senza perdere nessuna parte del corpo. Non c'era un pilastro dell'amore nel corpo dei cacciatori di demoni prima di Mitsuri. In effetti, questa iconica Ashira crea lo stile della respirazione dell'amore per soddisfare le sue tendenze personali, anche se deriva dai fondamenti della respirazione della fiamma. Mitsuri è chiaramente uno dei personaggi più forti di Demon Slayer, soprattutto come si può notare attraverso la sua lotta contro la quarta luna Hantengu. Non solo Mitsuri possiede una muscolatura unica e un'ottima resistenza, ma la respirazione dell'amore è anche rinomata per il suo stile di combattimento versatile e la flessibilità fisica, motivo per cui il pilastro è dotata di una Nichirin unica nel suo genere. Mitsuri riesce a risvegliare il marchio quando affronta Zohakuten, riuscendo a spostare la battaglia a suo favore e a tenere distratto il demone, mentre i suoi compagni stanno cercando di decapitare Hantengu. Diversamente da Tengen, a fine scontro non ottiene particolari danni o gravi ferite. Quando però si tratterà di combattere contro Muzan, sarà la prima a subire un grave infortunio e si renderà conto di non riuscire a stare al passo con gli altri Ashira. Jiyu è uno spadaccino magistrale, ma non sempre si dà il credito che merita. La metà modellata dell'Ari che indossa è in onore di Sabito, un giovane spadaccino che è morto salvando tutti gli altri studenti durante il loro esame di selezione finale. Con una certa motivazione da parte dei suoi coetanei, Jiyu alla fine accetta la sua posizione di pilastro dell'acqua. Le sue tecniche di respirazione dell'acqua sono a un livello di molto al di là di quelle di Tanjiro, al punto da riuscire a creare personalmente un 11° kata e a uccidere in una mossa la quinta luna inferiore Rui. Contro la terza luna a casa, finalmente vediamo di cosa è realmente capace. Riesce ad innescare il suo marchio, diventa quindi più abile e capace e riesce così a eguagliare la luna. Nello scontro finale con Muzan però è rimasto indietro rispetto agli altri compagni.
Discendente da una linea di spadaccini della respirazione della fiamma, Kyojuro mostra un profondo senso di orgoglio per il suo ruolo di pilastro. La sua grande motivazione è la promessa che ha fatto alla madre morente, dove ha dichiarato fermamente che avrebbe sempre usato la sua forza eccezionale per proteggere gli altri e divenire con questo un pilastro. Kyojuro è uno dei migliori combattenti tra i Demon Slayer e mostra una delle personalità più forti del gruppo degli Ashira. Serve da ispirazione per molti dei altri compagni, tra cui Giyu e Mitsuri. Kyojuro muore dopo aver combattuto contro Akaza, ma la respirazione della fiamma vince tecnicamente la battaglia. Durante lo scontro non sblocca il marchio, potere che forse gli avrebbe permesso di vincere. Obanai è un combattente molto potente e abile. È stato rivelato che è cieco all'occhio destro, il che significa che è salito al grado più alto nel corpo dei Demon Slayer con un solo occhio funzionante. È sempre insieme al suo serpente Kaburamaru, con cui ha sviluppato una tecnica di combattimento con il quale riesce a leggere e a prevedere gli attacchi dei suoi bersagli. Obanai crea personalmente e affina lo stile della respirazione serpente, un risultato notevole per chiunque. Il pilastro del serpente è molto freddo e distaccato con tutti, tranne che con Mitsuri, di cui è innamorato e dalla quale verrà in qualche modo ricambiato nella parte finale del manga. Ha avuto qualche difficoltà nello scontro con la quarta luna crescente, ma è riuscito a rifarsi completamente nello scontro con Muzan, riuscendo quasi a decapitarlo. In questo scontro riesce ad accedere al mondo trasparente. Muichiro eredita probabilmente la sua prodigiosa respirazione dal suo antenato, Mikikatsu Tsuchiguni, che in seguito si trasforma nella prima luna Kokishubo. Come risultato della sua eredità genetica, Muichiro è abbastanza forte da unirsi al corpo dei Demon Slayer alla giovane età di 11 anni. Sale rapidamente al rango di Ashira, diventando inevitabilmente il pilastro ufficiale della nebbia. La tecnica di Muichiro non ha uguali, può combattere al pari livello dell'Automa Yorichi Type Zero, che si dice imiti i movimenti dell'omonimo cacciatore di demoni. Il più grande risultato di Muichiro è sconfiggere e decapitare da solo la quinta luna Gyokko durante l'arco del villaggio dei forgiatori di spade. Nello scontro con Kukushibo riesce a sbloccare il mondo trasparente e la lama Cremisi. Per vincere però dovrà sacrificare la propria vita. Sanemi è un tipo molto violento, irascibile e ribelle, tanto che è il più deciso a uccidere Nezuko appena apprende che la ragazza è stata trasformata in un demone, anche se anomalo. Ha una tecnica di respiro ai massimi livelli, utilizzata in maniera eccellente grazie alla conoscenza di tutti e 9 i kata, e oltre a tutto ciò sblocca il marchio e la lama Cremisi. Sanemi possiede un sangue rarissimo che può intossicare i demoni. Nello scontro contro Kukishibo rivela di avere una resistenza agli attacchi sorprendente, tanto da impressionare la prima luna. Questa sua robustezza gli ha permesso di continuare a combattere anche nello scontro finale con Muzan, e non a caso sarà uno dei pochi sopravvissuti a questa battaglia finale. Gyomei è il più forte cacciatore di demoni, sotto la guida di Kagaya Ubuyashiki. Nonostante la sua cecità, Gyomei combatte in modo sublime, usando una catena che si conclude da un lato con una palla chiodata e dall'altro con un'ascia, fatte degli stessi materiali delle Nichirin. Proprio nell'utilizzare con estrema facilità questa arma, Gyomei mette in luce la sua immensa forza. Difatti, nell'arco dell'allenamento degli Ashira viene ribadito che è stato in grado di spingere un enorme masso più grande di lui attraverso la città a mani nude. Una piccola curiosità: Gyomei è spesso raffigurato con le lacrime che gli scorrono sul viso. Viene poi rivelato in un capitolo a parte che piange facilmente a quasi tutto, anche per qualcosa di così minore importanza come quando la spazzatura viene lasciata in disordine. Gyomei usa la meditazione per aumentare la sua forza complessiva e si è sottoposto a un duro allenamento per portare ai massimi apici la sua resistenza, ma nulla rafforza i suoi poteri tanto quanto risvegliare il suo marchio. Quando ciò accade, l'Ashira della roccia si trasforma in un combattente incomparabile, costringendo persino personaggi come Kukushibo a prenderlo sul serio. Se avesse potuto contare sulla sua vista, sarebbe stato inarrestabile. Gyomei sblocca il marchio, la lama Cremisi e il mondo trasparente.
Grazie a tutti per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio una immagine dell'autrice in cui stila una classifica degli Ashira in un possibile ed eventuale gara di braccio di ferro. A presto ragazzi!